Oggi basta la rete e le sue 1000 subculture, la potenza del marketing e il fascino della tecnologia per trasformare l'ultimo degli sfigati nell'uomo più ricco del mondo. È l'epopea della rivincita dei nerd, ora alla ribalta nelle cronache newyorkesi. Non vengono invitati alle feste, sono ignorati dalle ragazze, perseguitati dagli scherzi dei compagni di classe. Hanno l'aria imbecille, un aspetto poco curato e il viso butterato dai brufoli. Vestono camicie vistose, dai colori fuori moda. Hanno occhiali enormi e l'apparecchio che scintilla sui denti. Poveri secchioni a un passo dalla malattia psichica sono diventati gli eroi della rivoluzione tecnologica. Oggi viviamo in un mondo molto semplificato, in quanto sono esistiti gli uomini che lo hanno veramente cambiato, in meglio o in peggio, ma non siamo nemmeno alla metà dell'opera. E in peggio perché magari un giorno, proprio in occasione di un'ipotetica terza guerra mondiale, non combatteremo come facciamo ora. Continueranno ad essere colpiti aerei, ma saranno aerei civili. Continueranno a esplodere veicoli, ma saranno anch'essi civili, come auto e treni. Ci saranno purtroppo anche esplosioni nucleari, ma non saranno causate da bombe. Esploderanno intere centrali e continueranno a morire tante persone, non per colpa di fucili e missili, bensì a causa dei malfunzionamenti di pacemaker e pompe di insulina. Ciò è un quadro tragico ma ipotetico. Il passo verso la sua realizzazione non è così distante come immaginiamo, perché per poter portare avanti una guerra del genere bastano solo dei software. In meglio perché l'evoluzione tecnologica ha portato a dei grandi investimenti lavorativi, soprattutto nell'ambito del marketing digitale. Ciò che non si pensava minimamente di fare nella metà del Novecento ora è possibile fare. Nessuno sapeva che Internet avrebbe garantito miliardi di posti di lavoro in tutto il pianeta. Eppure, per la creazione di grandi colossi come sistemi operativi, social network e soprattutto Internet, è servito circa mezzo secolo. E se non è stato qualcuno di noi, probabilmente è stato qualcun altro a farlo. Spostiamoci negli Stati Uniti. My calendar gets very full with those, and then at night, after the kids have gone to bed, I'm on email a great deal. I get messages during the day, that's my chance to give long responses. And then over the weekend, I send a lot of mail as well. I take 2 weeks a year to just go off and read and think, where I'm not interrupted by work or anything else. I'm just solidly trying to think about the future, and people get to send me things to read as part of that so-called Think Week. So it's a nice mix of things. About 25% of the time that I'm out traveling around, meeting with customers, Europe, Asia, and that sort of helps me think, okay, do we have the right priorities? What are people responding well to, and what would they like to see us do better? Bill Gates ha dimostrato il vero valore e la genetica predisposizione a conquistare il mondo, ma era semplicemente una piovra parassita che succhiava da tutto quello che lo circondava per rivenderlo come frutto del proprio genio. Non ha inventato il personal computer, ma tra i tanti progetti forse il primo di un qualche successo fu l'Altair creato da Ed Roberts. Non ha progettato il DOS, ma lo ha acquistato dalla Seattle Computer Products, adattandolo alle nuove esigenze sotto l'etichetta MS-DOS. Non ha inventato il BASIC, che è stato sviluppato invece nel 1964 da 2 professori del Dartmouth College. Non ha inventato le icone e il sistema finestre, che furono invece ideate dal Palo Alto Research Center della Xerox e poi utilizzate da Apple per il suo Macintosh. Non ha inventato Internet e neppure i programmi di navigazione web. Netscape è arrivato almeno un anno prima di Explorer. Dallo sguardo miope e quasi luciferino del Gates adulto si potrebbe risalire a un inquietante bambino dalle oscure capacità, in grado di mettere a disagio l'adulto che osa posare lo sguardo su di lui. Un piccolo oscuro signore che sa e sa aspettare. In realtà dai suoi genitori ereditò l'ambizione, l'intelligenza e lo spirito di competizione. Era impaziente e ostinato, sapeva soffrire e si incaponiva se voleva qualcosa. Timido e poco propenso al contatto con gli altri, ai meno attenti sembrava destinato a trasformarsi in qualcosa di simile al padre avvocato.
I primi anni della formazione di Bill si consumarono nella scuola pubblica, ma esaurito l'entusiasmo per i suoi risultati, ben presto Bill iniziò ad annoiarsi, non trovando più stimoli in quelle lezioni troppo semplici. Ebbe la fortuna di avere genitori con la sensibilità e le disponibilità finanziarie per porre rimedio alla situazione e inserirlo in un ambiente dove le capacità fino ad allora dimostrate potessero essere stimolate in modo adeguato. A 12 anni fece il suo ingresso alla Lakeside, un evento che cambiò la sua vita. La Lakeside era la scuola più elitaria del nord-est degli Stati Uniti e la più impegnativa sia per studenti che per portafogli. Nel 1967 la Lakeside School acquistò un grande terminale Teletype ASR-33 che permetteva di comunicare con il mainframe della General Electric. Così divenne una delle poche scuole al mondo che permetteva ai suoi studenti di accostarsi al nascente mondo dei computer. Bill si innamorò subito di questo e imparò da solo a programmare il sistema della General Electric in BASIC e fu esonerato dalle lezioni di matematica della scuola. Qui nasce il gruppo di giovani appassionati che furono poi tutti coinvolti nell'avventura Microsoft. Erano in 4: Bill Gates, Paul Allen, Rick Wayland e Kent Hood Evans. Cominciarono ad avere problemi con la scuola, in ritardo con i compiti, erano soliti marinare le ore per tornare in sala computer. Falsificarono il registro delle presenze, ma furono scoperti ed esclusi per alcune settimane dal sistema. Da lì a poco il gruppetto iniziò a provocare problemi, sfruttando i bug che aveva scoperto, causando vari blocchi e bloccando il sistema di sicurezza per ottenere gratuitamente ulteriore tempo per utilizzare il computer. Quando anche questa volta furono scoperti, la società li mise al bando da Lakeside. Bill dovette giurare di smetterla con i computer. Naturalmente non mantenne la promessa. E alla fine del 1968 Bill, Paul, Rick e Kent fondarono il Lakeside Programmers Group e la stessa società che li aveva banditi li assunse per trovare le debolezze del proprio sistema e in cambio diede loro tempo illimitato per l'utilizzo del computer. Successivamente la Information Science Inc., che li assunse per realizzare un programma di gestione paghe, promettendo in cambio, oltre all'accesso al sistema, anche una royalty se dai programmi del gruppo si fossero avuti dei guadagni. Nell'autunno del 1973 Bill lasciò la sua casa paterna alla volta di Harvard. Non aveva ancora ben capito cosa volesse studiare, perciò si iscrisse come pre-law, un percorso di studi preliminare alla scuola di legge. Lì, dopo aver individuato il centro di calcolo della scuola, si smarrì ancora una volta nel mondo dei calcolatori. Trascorse molte notti davanti al computer per poi addormentarsi in classe la mattina dopo. A questo punto entra in scena un altro dei protagonisti della sua cavalcata, Stephen Anthony Ballmer. I due divennero amici ad un doppio spettacolo in cui si proiettavano cantando sotto la pioggia e Arancia Meccanica. Ottennero entrambi ottimi risultati nei test di ingresso di matematica, i famosi SAT, Scholastic Aptitude Test, e condividevano interesse per la figura di Napoleone. I compagni li ricordano come fannulloni. Per Gates, Ballmer rappresentava un universo complementare che lo accompagnava nella vita di studio e di rapporti sociali, ma il loro rapporto occupava solo la metà di quell'anima complessa. L'altra metà era Paul Allen e l'universo dei computer. Nel frattempo, Allen si era trasferito a Boston per lavorare alla Honeywell. Ad oggi sappiamo come la Microsoft si sia formata grazie alla lucidità di un imprenditore visionario, unito anche ad una buona dose di passione, riuscendo a trasformare i suoi pensieri, spesso estremisti, in una realtà pratica. Implementazione. All'inizio degli anni 70, la Micro Instrumentation and Telemetry System, MITS di Albuquerque, nel Nuovo Messico, stava precipitando in una crisi che sfociava nel fallimento a causa delle vendite deludenti dei calcolatori. Fu proprio in questo momento che sviluppò l'Altair 8800, uno dei primi calcolatori per hobbisti, basato sul processore Intel 8080 che già conosciamo e che Bill e Paul conoscevano ancora meglio. L'obiettivo della società era di venderne qualche centinaio agli appassionati. Tutto ciò colpì nel profondo i due. Quante notti insonni a parlare di un computer di dimensioni contenute dal prezzo abbordabile.
quanti sogni e quanti progetti erano finiti nel cestino della spazzatura. Qualcuno stava facendo un computer proprio come quello che Paul aveva in mente e quindi l'idea era bruciata. A tutti e due venne in mente che il nuovo computer non aveva alcun software da eseguire e subito scrissero una lettera alla MITS offrendo un interprete BASIC per l'Altair. La MITS fu entusiasta della proposta e i due si buttarono a capofitto nell'impresa. In un primo tempo furono ingaggiati direttamente e in seguito divennero consulenti attraverso una nuova società, la Microsoft. Bill, nel disegnare l'architettura dell'interprete BASIC, si fece aiutare da un compagno di corso, Monte Davidoff, assegnandogli l'incarico di sviluppare una delle parti più intricate ma cruciali del progetto. I tre completarono la prima versione del BASIC, un microscopico interprete scritto in assembler, così ottimizzato da stare in 4 kilobit di RAM, compresa l'area per i dati che rappresentavano il codice BASIC da eseguire. E così il 1 febbraio Paul volò ad Albuquerque per consegnare il lavoro fatto su un nastro perforato. Ma fu immediatamente assunto il 1 marzo alla MITS. Bill ne rimase fuori, continuando a credere nel sogno di creare interpreti BASIC per tutti i produttori di computer. Il 1 luglio la Microsoft pubblicò ufficialmente il BASIC 2.0 nelle versioni da 4 kilobit e 8 kilobit. Paul era impegnato con il MITS. Bill era impegnato ad Harvard e perciò la Microsoft assunse dei programmatori per progettare il porting del BASIC per il 6800 e il 6502. Parallelamente partì il progetto per il compilatore Fortran. La fissazione di Bill era diventata business.